Spesso nella mia maniera di concepire la musica, la filosofia o i testi, la letteratura più in generale hanno avuto un ruolo, importante credo perché mi hanno aperto degli orizzonti. E un po' come la musica mi ha aperto degli orizzonti di pensiero che non avevo immaginato precedentemente. Almeno nella mia esperienza sin da adolescente è stato così. Soprattutto la musica mi dava molto da pensare. E forse questa attitudine del pensare con la musica in qualche modo m'appartiene anche se, non l'ho sempre vissuta in maniera semplice, perché il pensare in qualche modo mi obbliga a trovare una certa coerenza, un certo filo conduttore, un certo sviluppo, un certo rigore, e invece nella pratica artistica sono, l'opposto, sono molto intuitivo, più vado avanti meno costruisco, ma trovo nella scrittura, il del lasciare i segni, nel rilavorarli in continuazione, la mia pratica, la mia maniera di fare, cioè non costruisco quasi nulla, osservo e rifletto su quello che trovo, e questa riflessione forma le cose, anche se ovviamente cerco sempre di dare una certa struttura dinamica alle mie figure. Ehm Allora sì, c'è una specie di testo che mi ha, in qualche modo ispirato, o più ovviamente più di uno, però in qualche modo quello che è uno dei primi che ho messo in musica, ma non ero neanche giovanissimo. Ehm, insomma quando ero all'università e studiavo filosofia, ovviamente bisognava a un certo punto, leggere l'Etica di Spinoza. Ehm, Non so se al tempo l'avessi ben capita, però ovviamente, è un libro molto esigente, per quanto non lungo, ehm a un certo punto, Spinoza dice, una frase sulla quale ho riflettuto molto e sulla quale rifletto ancora tanto, e mi ha colpito particolarmente, cioè dice: "La durata è la continuazione indefinita dell'esistere". Questa frase ovviamente m'ha fatto venire in mente tanti pensieri musicali, totalmente intraducibili in musica. E però questo pensiero in qualche modo si concentrava sulla durata, cioè la durata in che senso è continuazione dell'esistere, e soprattutto in che senso indefinita. E al tempo non la capii. La misi in musica in un pezzo che si chiama Ritratto voce, e il brano era un po', era fatto di note che erano scandite in maniera quasi irregolare, un po' rapsodica dalla cantante, con molte pause. Era un periodo in cui facevo pezzi molto silenziosi, in cui c'era molto più silenzio che suono. Ehm, e forse in qualche modo avevo capito, istintivamente, o avevo interpretato istintivamente quello che quella cosa lì, quella frase lì diceva, prima ancora che interpretarla o capirla in qualche modo con la ragione. Molto tempo dopo, più di 10 anni dopo adesso, forse la capisco meglio, ed è incredibile, mi è rimasta dentro, mi ha abitato per una ventina d'anni questa frase prima di capirla. E la interpreto così, cioè la durata è la continuazione indefinita dell'esistere. Cioè la durata sarebbe quel segmento che in un dato istante, indefinito, nel tempo o da qualche parte, nella durata di qualcosa, ehm, caratterizza la continuazione dell'esistenza. Cioè è come questo istante qui in cui io sto parlando ha una certa durata, cioè io sto, non so esattamente non so indicare esattamente quando questo istante è cominciato, non so dire quando questo momento finirà, quindi è una continuazione indefinita, molto semplicemente, continua in maniera indefinita.
e non c'è la nozione di fine, quindi la nozione di durata. La durata continua indefinitivamente, è la continuazione indefinita dell'esistere, molto semplicemente. E chissà perché m'aveva colpito questa cosa, non lo so. Ehm, Anni dopo, diversi anni dopo, 2 o 3 anni dopo, in una fase in cui ero profondamente in crisi in termini di scrittura, perché avevo una scrittura che andava da una parte, andava a cercare delle concentrazioni estremamente espressive nella forma, e dall'altra cercava di asciugare tutto. Per esempio, avevo scritto un brano per soprano e ensemble che era stato dato in un festival in Olanda nel 2007-2008, che era una cosa quasi lirica in cui per gli strumenti c'era una scrittura densissima che quasi si ispirava a Romitelli, e anche una scrittura vocale molto densa, molto espressiva, nonostante il testo fosse in giapponese e che io probabilmente non ho capito il senso per nulla al tempo. Ehm, e contemporaneamente l'anno dopo facevo dei pezzi come Due espressioni in cui ci sono 12 minuti di pochissime cose, di note lunghe, di silenzi, di bordoni gravi. E poi ho scritto Le cose nel 2012, che forse è ancora oggi il pezzo in cui più originale, più strano che abbia mai scritto, che è un pezzo abbastanza lungo, di una ventina di minuti per violino solo, in cui le note sono scandite l'una accanto all'altra, è quasi una rapsodia lenta, quasi una cosa che ricorda da vicino Feldman, ma non ha nulla della strutturazione di Feldman. Ebbene, poi ragionando su queste cose, poi piano piano, ovviamente la cosa mi è rimasta dentro, si è evoluta, ehm, e se penso a quella frase di Spinoza, cioè il fatto che la musica, scusa, no, non musica, scusami, che la durata è la continuazione indefinita dell'esistere, e poi questi brani che poi ne ho fatti altri più o meno riusciti, in cui c'è una come dire, un certo sviluppo particolare della forma musicale, proprio cercando i contrasti, una certa espressività, e altri al contrario. Ebbene, questa durata come continuazione indefinita dell'esistere in qualche modo è diventata per me la musica, cioè la musica, pensandola in maniera molto larga, cioè non pensando più alle sue strutture sintattiche, grammaticali o come un linguaggio a sé, che è una cosa con la quale faccio ancora a botte, ma sempre meno perché in qualche modo l'ho superata. Ehm, c'è ho sviluppato l'idea piuttosto che la musica sia una pratica di comunicazione, una pratica di condivisione, una pratica umana che ha tantissimo a che fare col contesto, con le cose, con la gente, con colui che ascolta. E per cui questa durata, che è continuazione indefinita dell'esistere, corrisponde alla musica se la guardiamo da questo punto di vista. E cioè l'ascoltatore, che nel momento in cui sente la musica e la musica che ha composto, ehm, lo fa in un momento in cui occupa quel momento lì al concerto, a casa o in disco o in radio, non lo so, la durata della sua esistenza corrisponde in qualche modo alla durata del brano. E fa una durata indefinita, perché lui non sa esattamente quando finirà, soprattutto se è un pezzo nuovo. E questa durata indefinita corrisponde alla sua continuazione esistenziale in quel momento lì. E un po' ho capito, per cui per me comporre in qualche modo proiettarmi in quel momento lì adesso, mi penso in quel momento lì, e per cui penso la musica come ascoltata. A volte ho definito questa cosa come ascolto proiettivo, che in realtà è una cosa che abita la pratica compositiva. È un ascolto proiettivo, per cui quando scrivo delle note, scrivo dei passaggi, scrivo dei suoni, beh, li penso come ascoltati. E questa proiezione fa parte del mio fare musicale, e pensare le cose come ascoltate,
mi permette di distanziarmi in qualche modo dal materiale, di pensarlo come nella sua ricezione piuttosto che nella sua composizione, perché è una composizione che è orientata alla ricezione. Ehm, e per cui penso esattamente come la penso semplicemente, non cerco di prevedere come sarà ascoltato, non mi interessa. Cerco però di pensarlo, e cerco quindi di entrare in relazione con le cose che si proiettano intorno a me, e quindi la musica in qualche modo un vettore di 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 esistenza, di definizione di relazioni, di reazioni, ehm, ehm e che proietta delle cose da qualche parte. Io le scrivo ovviamente sulle tracce che restano da qualche parte, su un supporto, in partiture, in un programma, ma poi quelle tracce lì sono istanziate da altre persone, da altre parti, in altri tempi, in altri luoghi, e creano dei momenti in cui quelle durate lì sono la continuazione indefinita dell'esistere degli ascoltatori. Per cui l'ascolto per me è questa sorta di, identificazione della continuazione indefinita dell'esistere, di una certa durata, indefinita. Perché effettivamente la musica è un qualcosa che può essere indefinito, noi non possiamo definire una volta per tutte le durate dei brani musicali. Non esiste questa cosa, anche se sono fisse, perché nel momento in cui le ascoltiamo le durate ci sembrano diverse, una dimensione talmente più legata all'esistenza, alla psicologia che al cronometro ehm, che non possiamo farlo. Per cui in qualche modo adesso questa cosa che mi diventa un po' più chiara, diventa quasi un proposito artistico, una volontà di lavorare su qualcosa per cui, mi son messo a incrociare le diverse proiezioni di ciascuna, e per proiezioni immagino sulle rappresentazioni, per cui mi son messo a raccogliere delle testimonianze, delle interviste, a lavorare quasi su dei podcast, ma per me son delle composizioni. Ehm Perché in qualche modo cerco di fare convergere orizzonti diversi, quelli della letteratura, quelli del pensiero di ciascuno, come una sorta di pratica della molteplicità di ascolti possibili, della superposizione di immaginari, di molteplici proiezioni. Cioè leggo un poeta e penso che quel poeta volesse dirmi quelle cose, e però contemporaneamente sono consapevole che lui non voleva dirle esattamente in quel modo. Che cosa pensava non lo so. Quindi la pratica artistica è quasi quella cosa che lascia delle tracce, che poi hanno la loro indipendenza e che generano qualcosa in coloro che le ricevono. È un pochettino come diceva Valéry, in cui quando criticava chi analizzava le opere d'arte in maniera oggettiva, senza essere consapevole che l'artista in fin dei conti ha fatto delle scelte in mezzo a tante altre, avrebbe potuto farne tante altre. Il problema è la traccia poi è fissa e quindi sembra che il pensiero sia fisso, ma in realtà il pensiero non è fisso, è mobile, si crea una traccia in un certo istante, quella traccia lì, nel momento in cui è nata, avrebbe potuto essere diversa, ma una volta nata non lo sarà più. Mi trovo quindi a pensare a queste cose, e mi trovo quindi a pensare alla musica come un momento proiettato nell'esistenza altrui, e poi che io compongo spesso ispirandomi all'esistenza altrui o tracce altrui, e in qualche modo sono arrivato a questa definizione di un approccio alla composizione come una sorta di testimonianza, ehm, di ricerca della durata adesso, di quello che succede adesso, come una sorta di di viaggiatore nel contemporaneo alla ricerca di tracce, di segni, che non hanno nulla però di definito, fisso, ma sono strumenti di pensiero, sono strumenti di concezione. Cioè, il momento in cui scelgo di fare qualcosa è un istante compositivo in cui avrei potuto fare tantissime altre cose, ma ho scelto quella cosa lì. Io non saprò mai esattamente perché ho scelto quella cosa lì. E io tendo a pensare che la ragione della scelta è talmente complessa, ha a che fare con, in qualche modo, me, ma ha a che fare col contesto, ha a che fare con colui che riceverà quella scelta anche, che non è decidibile in sé, non è definibile una volta per tutte. E quindi sono arrivato adesso a concepire la musica in questi ultimi anni
come tramite delle nozioni che poi ho elaborato nella mia formazione, che ho incontrato e capisco anche perché certi compositori mi hanno ispirato e sono andato a cercarli, che forse è quella di figura, nel senso che la figura è quel qualcosa che è proprio quella durata lì, che evolve nel tempo, che io fisso da qualche parte, e poi la figura è il mio punto di partenza, cioè non costruisco, io la figura la ripeto, la cambio, la modifico, ehm, mi permette di articolare il tempo, di dargli un carattere, di dargli una direzione, di dargli un colore, in maniera estremamente libera, cioè definisco delle figure per poi allontanarmi, per poi smembrarle, per poi farne quello che voglio, ma senza un percorso definito. Ogni volta lo decido come voglio, e ovviamente cercando di fare cose diverse. Questo è il principio, se volete. Quindi l'altra idea è quella di costruire le forme in maniera differenziale. Lo chiamo così, perché semplicemente prendo una figura e la ripeto, la cambio e cerco di non farla mai uguale. Metto sempre una piccola variazione, una specie di sviluppo continuo, di variazione continua, e non si ritorna mai a casa. Cioè i miei pezzi vanno da una parte a un'altra parte, ma non si ripetono, non si dovrebbe mai ripetere, almeno metodologicamente cerco di non ripetere mai quello che ho già detto. Questa è la mia regola. E mi sono accorto che viene fuori dalle esperienze dell'ultimo XX secolo, credo, cioè la nozione di figura che è molto forte nella tradizione musicale italiana, della fine del XX secolo, e in qualche modo anche la tradizione del pensiero spettrale e del pensiero della musica elettronica. E secondo me è interessante quello come Grisè definiva la musica spettrale, cioè come liminale, transitoria e differenziale. E beh, in qualche modo vale anche per me in maniera molto diversa da Grisè, però le mie figure e il rapporto delle figure le penso proprio così, cioè cerco i limiti delle figure, cioè vado ai margini di quelle figure tramite la ripetizione. Transitoria perché cerco di cogliere il momento in cui c'è una trasformazione di quelle figure, c'è un divenire di quelle figure, di quelle idee musicali, e poi differenziale perché si basa sulle differenze e non su uno sviluppo teleologico. Ecco, queste sono delle nozioni chiave che applico adesso alla mia composizione, alla mia, alla mia pratica compositiva. In qualche modo cominciano a guidarla. E i progetti che sto facendo adesso che cercano di mettere un po' insieme, sì, c'è una pratica liminale, transitoria e differenziale della scrittura basata su delle figure, questo sì. E contemporaneamente c'è un'idea di testimonianza che sta dietro, o di viaggiatore nel mondo contemporaneo, in cui ci sono mille segni, c'è una storia, c'è un mondo di segni intorno a me, c'è un mondo della cultura, dell'umanità che è talmente denso di cose oggi, ehm, che cerco di attraversare come se fossero delle tracce, per cui mi metto a cercare qualcosa. E questo cercare qualcosa nelle tracce anche della cultura o delle testimonianze altrui, o dei pensieri altrui, dei sogni altrui o dei sogni miei, eh, sono un motore per me di creatività, cioè pensando alle frasi, pensando agli oggetti, pensando alle figure musicali, quelle che faccio io di mia sponte, molto liberamente, o quelle di altri, beh, io comincio a comporre, le metto in un bagno di tempo, le metto in una durata che continua indefinitamente, come se fossero dei pezzettini di una durata infinita, però che in quel caso lì è finita, ehm, che mi fanno comporre. Io compongo così, cerco di prendere delle idee musicali, dei temi o delle idee in generale, di cercarne i margini, di cercarne la transitorietà, quindi la provvisorietà e la differenzialità. E questo è un po' il mio approccio compositivo oggi, per cui io utilizzo dei testi poetici. Io adesso sto lavorando su dei testi di Cesare Pavese, per dei pezzi nuovi che sto elaborando, usando spesso l'elettronica per farli, e mi ispiro molto a certe idee di compositori elettroacustici che per me sono forse tra i maggiori motivi di ispirazione, anche se sto sviluppando sempre più il desiderio di tornare a una certa scrittura strumentale, vocale, perché voglio sviluppare delle idee proprio legate alla ripetizione, che invece la musica acustica mi risulta un po' più difficile. Inoltre, sto realizzando proprio in questo istante
una serie di brani che si chiama Essai sur la musique.